tutti, benvenuti in questo nuovo video che sarà diciamo un video focus on, nel senso che vi voglio parlare di un manga nello specifico che è uscito in Italia ufficialmente ieri in anteprima mondiale e invece diciamo per chi andava a un evento a Milano era uscito anche il giorno prima, ossia l'11. L'evento era questo, il Killing Stalking della J-Pop Tour 2017, praticamente appunto chi si presentava al Supergulp di Milano, che è sui Navigli, in questo orario comprava una copia di questo manga Killing Stalking, di cui vi andrò a parlare dopo, e dopo alla fine di tutto c'era una premiazione e 3 hanno vinto la copia firmata dall'autrice Koji. Io purtroppo non l'ho vinta, per poco tra l'altro, io ero tipo il numero 16 e ha vinto il numero 19, veramente una sfortuna di quelle. Ad ogni modo, diciamo che parlando dell'evento in sé, io personalmente sono una fan di quest'opera e mi sarebbe piaciuto vedere anche, che ne so, dei segnalibri, delle cartoline, eccetera, cosa che invece non c'erano le cartoline del mondo di Ran, il segnalibro di un altro manga che adesso non ricordo, però in compenso, vabbè, c'erano questi poster, tutti uguali. Io ne ho presi qualcuno più che altro perché ho detto metti che mi si rovinano durante il viaggio, almeno forse uno sopravvive a tutto ciò, e alla fine sono sopravvissuti tutti, sono tutti messi bene. Comunque niente, quindi il manga di cui vi andrò a parlare oggi è appunto Killing Stalking di questa autrice, Koji, e innanzitutto vi voglio parlare un attimo di questo progetto perché io sono veramente felicissima del fatto che l'Italia finalmente per una volta nella sua vita, diciamo, è avanti a tutti, nel senso che nessuno in tutto il mondo ha ancora pubblicato quest'opera, in quanto questo è un webcomic, ossia appunto l'autrice non è aggregata a nessuna casa editrice, lei semplicemente pubblica su questo sito che si chiama Lesenin i capitoli di questa sua opera, però di fatto lei non è insieme a nessuna casa editrice. E quindi io trovo che sia veramente una cosa fantastica il fatto che la J-Pop l'abbia scovata, diciamo, e abbia chiesto appunto se poteva pubblicare la sua opera in formato cartaceo. Noi siamo veramente i primi al mondo, infatti comunque poi l'autrice si è sincerata del fatto che appunto nel caso comunque anche all'estero poi venisse richiesta la sua opera, poi la J-Pop potesse passare il materiale appunto anche al resto del mondo, quindi io trovo che questa qua sia veramente una cosa sensazionale, perché adesso correggetemi se sbaglio, ma finora non era mai successo e quindi io sono veramente contenta che siamo avanti insomma in questo. Veniamo all'opera. Intanto il volume si presenta in questo formato, che quindi diciamo non è il classico formato manga, visto che è un manga, ed è tutto a colori, con queste pagine satinate, diciamo da comics. Costa 9,90 €. Adesso non si sa esattamente ovviamente la storia di quanti volumi si comporrà, in quanto comunque la storia in realtà è ancora in corso e questo praticamente copre più o meno, se non mi ricordo male, i primi 4 capitoli online. Adesso siamo tipo al 27esimo, quindi se più o meno fanno 4 capitoli ogni volume, capite insomma che un po' di volumi ci saranno. Io sono contenta di ciò, mi piace. Venendo alla storia, come si potrà intuire anche dalla copertina, diciamo che è un manga molto oscuro, ecco, io metterei questo termine. Sinceramente appunto dovevo già fare ieri questo video, alla fine l'ho rimandato perché non sapevo esattamente con che parole parlarvi di questa storia, in quanto comunque posso rendermi conto che per tantissime persone è una storia sconvolgente, molto dura da leggere, oltre che da guardare, visto che ci sono le immagini. Diciamo che allora la storia in breve è che questo ragazzo, Yeonbum, è sostanzialmente un emarginato, un ragazzo molto solo che vive una situazione familiare difficile, che si innamora di quest'altro ragazzo che si chiama Sang-woo, e quindi questo ragazzino fa lo stalking e segue continuamente questo ragazzo. Si sperché frequentavano la stessa scuola, poi si sono trovati al militare, insomma varie vicende, fino ad arrivare alla mossa estrema. Visto che non riusciva ad approcciarlo in nessun modo, decide di intrufolarsi in casa sua. Quindi praticamente va al suo appartamento, lui non ha le chiavi, ma ha praticamente
uno schermino dove devi digitare dei numeri. Lui, avendolo pedinato eccetera, avendo un'affinata tecnica, praticamente tipo della polvere rivelatrice su questo tastierino, vede dove i numeri che lui ha schiacciato più spesso, e insomma dopo l'ennesimo tentativo riesce a intrufolarsi in casa, ovviamente destando comunque un minimo la preoccupazione della polizia che stava passando in quel momento, la polizia di quartiere, perché si erano verificati dei furti e quindi erano un po' sospetti. Lui però riesce a entrare dicendo di essere il cugino. Entra nella casa ovviamente dopo un primo momento di gioia, perché comunque si è intrufolato nella casa dell'amore della sua vita che ha sempre stalkerato ma a cui non si è mai riuscito ad avvicinare. Sente un rumore sospetto provenire dal piano di sotto, da una cantina praticamente. Allora niente, va di sotto e quello che trova, diciamo, lo spaventa totalmente, perché troverà una ragazza praticamente nuda, legata, con la gamba ferita, rotta, che piange. In quel momento diciamo che inizia a capire che c'è qualcosa che non va, che evidentemente forse l'amore della sua vita non era esattamente la persona che lui credeva che fosse. Quindi cerca di liberare la ragazza, ma non fa in tempo, perché in quel momento sopraggiunge Sang-woo, che infatti la scena è questa, tra l'altro, proprio questa. Ve la faccio anche vedere, qua appunto, così vi faccio anche vedere come è impaginato, perché c'è stato un lavoro abbastanza importante dietro, perché dovete capire che questo webcomic è pubblicato con una striscia praticamente verticale continua, non è pubblicato come il classico manga, e quindi ovviamente è stato un po' difficile impaginarlo. Questo l'hanno detto le persone che si occupano appunto di questa edizione della J-Pop. Quindi appunto qua vedete c'è la ragazza, che un boom un po' preoccupato che cerca di liberarla, anche alle sue spalle arriva dietro Sang-woo e lo colpisce, insomma. Ecco qua si riprende la scena con sfondo bianco, che forse si vede un po' meglio, e appunto viene colpito. Come potete vedere i disegni comunque sono abbastanza crudi e intensi, io infatti li apprezzo tantissimo. Infatti poco dopo ci sarà questa scena in cui appunto lui dice: a quanto pare il Sang-woo che conoscevo non è qui, appunto perché lui non avrebbe mai pensato che Sang-woo fosse in grado di fare una cosa del genere. E appunto sta per ammazzarlo, se non che appunto riesce comunque a salvarsi per il fatto che Sang-woo dice che dalla morte di suo padre non ha più ammazzato nessun uomo, quindi già ci lascia intuire che ha ammazzato anche il padre. E in più diciamo che andando avanti, leggermente avanti, sempre in questo volume comunque nella storia, si capirà che comunque Sang-woo apprezza il fatto di essere amato, perché ovviamente Yoon-boom, il ragazzino, per salvarsi la vita ovviamente a quel punto tenta il tutto per tutto e cerca di ingraziarsi ovviamente il suo, diciamo, carnefice, dicendogli di amarlo, che l'ha sempre seguito, che l'ha sempre ammirato, e Sang-woo si vedrà che non è insensibile a queste parole, a questi sentimenti, e infatti deciderà di tenerlo in vita, ammazzando la ragazza che è lì con loro. Detto questo, diciamo, non vado avanti a raccontarvi la storia, che comunque secondo me è una storia che va letta, seguita e anche interpretata, perché il discorso per il quale io apprezzo tantissimo questa storia è il fatto che comunque è una storia psicologica, tormentata, difficile sicuramente sotto certi punti di vista. Comunque mi rendo conto che anch'io le prime volte che stavo leggendo questa storia, quindi quando ancora non sapevo esattamente a cosa stessi andando incontro, ero rimasta leggermente allibita, scioccata. Comunque non è una storia di facile lettura, anche perché poi essendo anche molto visiva, visto che ovviamente è un manhwa, non è una storia scritta, le violenze le hai proprio sott'occhio, non è che devi immaginartele, quindi tra virgolette puoi farle in un modo più carino, oppure puoi saltare, non immaginarle, no? Lì stai leggendo un manhwa con i disegni, quindi te le guardi queste immagini violente. E la cosa che ho apprezzato, cioè che apprezzo veramente tanto, è il grande lavoro che fa l'autrice Koji per comunque caratterizzare i suoi personaggi, perché comunque è vero che Sang-woo è un animale, una bestia, è feroce, è cattivo, un assassino, però allo stesso tempo in qualche modo, in un modo ovviamente abbastanza blando, ma c'è, si riesce in qualche modo a capire la sua psicologia, perché lui stesso non ha vissuto una vita facile, con un padre che l'ha tormentato, che tormentava la madre, che li obbligava per esempio a mangiare su un tavolino diverso da dove mangiava lui, da dove li guardava con occhio di superiorità, dove non cercava altro che trovare una scusa per picchiare la madre e probabilmente anche Sang-woo stesso. E quindi si capisce che questo ragazzo, che ha sui 20 anni,
esce da una situazione veramente drammatica, quindi il fatto che lui sia disturbato mentalmente, sì, ovvio, non è che lo si scusa, visto che comunque per tutti gli omicidi che ha fatto, che farà e tutto quello che fa, ma diciamo che in qualche modo si riesce a comprendere. E allo stesso modo riusciamo a comprendere anche Yoon Boom, perché comunque lui inizierà la storia come all'inizio, proprio all'inizio della storia, è lui il cattivo, nel senso che comunque, se così vogliamo mettere, è uno stalker. E si vede che segue appunto questo ragazzo, che all'inizio sembra un ragazzo perfetto, dalla vita perfetta, con le fidanzate, pieno di amici, ben voluto. Ovviamente questa è solo una facciata. E quindi lui si innamora di questa facciata, salvo scoprire che però appunto Sang-woo non è quello che lui ha sempre pensato. In tutto ciò, a questo punto, però si scoprirà, si inizierà a capire anche la personalità e la psicologia di Yoon Boom, che lui stesso appunto non è un ragazzo, vabbè, come si poteva intuire visto che era uno stalker, comunque non è un ragazzo dalla vita facile, che ha subito anche lui abusi, emarginato, solo, che non ha mai avuto amici, non ha mai avuto una fidanzata, è sempre stato bullizzato, e quindi riusciamo a comprendere questa parabola distruttiva di questi personaggi e ci addentriamo insieme a loro dentro questa storia che ovviamente è oscura. Io ovviamente sono in pari con le uscite coreane, questo perché appunto, come vi dicevo prima, è un manhwa, quindi vuol dire che l'autrice è della Corea del Sud, e io sono in pari con le uscite. Come vi dicevo, questo arriva fino, più o meno fino al quarto capitolo online, io sono arrivata al 27esimo, e vi posso dire che fino al 27esimo, senza farvi spoiler, comunque non c'è nessuna redenzione. Fino al 27esimo capitolo noi non vediamo luce per questi personaggi, e anzi sarà sempre di più una discesa negli abissi dell'orrore che si cela dentro, vorrei dire ogni essere umano, però diciamo ogni essere umano che ha avuto una vita difficile. Appunto si vedrà poi addirittura che ci saranno prove, diciamo, d'amore che consisteranno in omicidi. Ci sarà altra violenza, violenza che richiama altra violenza, e questo io trovo che sia veramente un manhwa coraggioso, perché comunque riesce ad affrontare queste tematiche per niente facili da poter gestire, soprattutto anche disegnate oltretutto, in un modo però che comunque riesce a rendere accattivante la storia, a tenerti incollato, perché vi giuro che se inizierete a leggere questa storia, per quanto magari a volte direte oddio che orrore, oh mio Dio, comunque andate avanti a leggere, perché non potrete, cioè non riuscirete proprio a smettere, perché volete sapere come andrà avanti la storia. Poi sicuramente c'è qualcuno che avrà smesso di leggere perché magari era un po' troppo inorridito, questo non lo metto in dubbio, però comunque è veramente, veramente secondo me da leggere. Vi dico solo questa cosa, nel senso che comunque tra i vari, diciamo, alert c'è il fatto che è uno yaoi, ossia una storia d'amore, diciamo, cioè, diciamo che gli yaoi sono storie in cui c'è del sesso tra due uomini, però nel senso, come vi stavo dicendo, non è propriamente così. Fino al 27esimo capitolo, dove sono arrivata io, non c'è stato nessun atto sessuale vero e proprio. Ovviamente all'interno di questo capitolo si vedrà Yoon Boom all'inizio che comunque si eccita dopo aver visto appunto Sang-woo, si vedrà, vabbè, qualche approccio fisico, qualche bacio, però di fatto non ci sarà niente di particolarmente esplicito, almeno a me sinceramente non mi ha turbato minimamente. Più avanti, diciamo, avanti non vi dico esattamente, visto che magari se non l'avete ancora letto non volete rovinarvi niente, comunque più avanti ci sarà qualcosa di leggermente più violento ed esplicito, ma comunque che non è comunque sesso. Quindi ecco, diciamo che volevo avvisarvi nel caso che magari vi disgusta totalmente leggere storie in cui magari, che ne so, due ragazzi si baciano o cose varie, ecco, questo ovviamente non fa per voi, perché succede, visto che come vi dicevo lui è innamorato di Sang-woo. Però per il resto il discorso è questo, che non è, almeno poi magari si rivelerà essere diverso il finale, però per il momento non è sicuramente una storia d'amore come si sarà anche intuito da quello che vi ho raccontato finora. Cioè, se proprio vogliamo metterlo, può essere una storia d'amore, ma una storia d'amore di quelle tormentate, di quelle storie d'amore sbagliate, di quelle storie d'amore tra vittima e carnefice, della vittima che però a sua volta è carnefice anche lei di se stessa, perché comunque appunto poi si instaura a un certo punto il problema, e qui è veramente è interessantissimo dal punto di vista psicologico, il fatto che sarà Yoon Boom stesso a un certo punto non voler più scappare da Sang-woo, un po' come se fosse
affetto dalla sindrome di Stoccolma, ma appunto è un fatto che il discorso è questo, che all'inizio ovviamente è spaventato, ha paura di morire, vuole scappare, ma a un certo punto si renderà conto che non ha nessun posto dove andare. Lui non ha un posto al mondo in cui poter andare, non ha una casa, perché sì, è vero, viveva con lo zio e la nonna, ma appunto subiva abusi, e capirà che alla fine è meglio restare con Sang-woo, che comunque è la persona che ha amato, che ama in qualche modo, per quanto sia disturbato mentalmente. E invece ecco, c'è da dire questo, che Sang-woo invece forse ancora non è stato veramente pienamente analizzato, forse probabilmente succederà nei prossimi capitoli, e quindi molto più avanti rispetto a questo primo volume. Però appunto, come vi dicevo, sicuramente si capisce che anche lui ha avuto una vita difficile per il fatto del padre, la madre, eccetera, ma ancora non si è capito bene cosa è stata la molla, cosa è successo, cos'è stata quella scintilla che gli ha fatto scattare l'istinto omicida di ammazzare il padre, perché sicuramente quello che si è intuito è quello che per prima cosa ha ucciso il padre. E dopo da lì è stata una parabola discendente ovviamente verso il mondo dei serial killer, è così che inizia purtroppo. Si deve pure iniziare da qualche parte. E quindi ecco, diciamo che sì, Sang-woo ancora non è stato analizzato tantissimo, invece Yoon-boom sì. Yoon-boom è stato molto analizzato, ma in realtà poi è tutto anche un manhwa, appunto come dicevo, essendo psicologico, si basa anche molto su sguardi. E diciamo c'è proprio tutto, nel senso che Sang-woo è proprio il classico carnefice, nel senso che minaccerà di morte Yoon-boom fino a farlo appunto spaventare a tal punto che lui ha paura di fare qualsiasi cosa, lo picchia senza motivo. O anche con un motivo, nel senso che aspetta che sbagli a fare qualcosa, per esempio gli cade un piatto e lo picchia, no? Però allo stesso tempo quello che Yoon-boom è, diciamo, sorpreso è il fatto che non sempre Sang-woo reagisce in questo modo, anzi infatti a un certo punto arriverà a dire sembra quasi di vivere con due fratelli, uno diciamo buono e l'altro cattivo, e non sa mai esattamente cosa aspettarsi, quindi questo è proprio il terrore che si instaura nella mente di una vittima che non riesce a uscire da questo giro infernale nel quale è stato rinchiuso. Sang-woo testerà spesso psicologicamente la sua vittima, ossia Yoon-boom. A un certo punto appunto Sang-woo va di sotto in questa cantina dove lui fa le sue cose e lascia Yoon-boom al piano di sopra. Yoon-boom quindi a questo punto capisce, lo compare e dice cavolo, però io potrei scappare. Praticamente tra lui e la porta, la salvezza, c'è soltanto un corridoio. Quindi fa per scappare, ma si rende conto che lui ovviamente poi adesso è azzoppato, quindi è su una sedia con le rotelline, non una carrozzina, sedia con le rotelline. Vuole scappare, ma si rende conto che deve scendere con questa sedia due scalinetti piccolini della cucina e dice se li scendo lui di sicuro mi sente e quindi avrei pochissimi secondi per riuscire a fuggire, non ce la farei mai e lui a questo punto mi ammazzerebbe. E infatti allora c'è questa scena stupenda in cui dice io ho camminato su questa cosa insignificante centinaia, anzi migliaia di volte, ma in questo momento è diventata la mia gabbia. Cioè, è stupendo. Io veramente apprezzo tantissimo, io amo tantissimo le storie psicologiche che analizzano veramente la psiche umana, ma anche dal punto di vista appunto negativo, perché è questo alla fine che ci interessa, o meno che mi interessa, no? E io trovo che Koji stia facendo un lavoro fantastico, quindi niente, adesso non vorrei tediarvi oltre con questa analisi, anche perché magari ne farò un'altra più approfondita quando saremo più avanti con i numeri, così che almeno potremo parlare di qualcosa, perché adesso ovviamente non voglio starvi a raccontare troppo della storia perché non voglio neanche rovinarvi le sorprese, perché io che l'ho letta, io ho iniziato a seguire Killing Stalking proprio quasi appena era uscito, sono stata una delle prime fan, diciamo una delle prime lettrici, ecco, mi sono appassionata tantissimo a questa storia, ho iniziato a seguirla proprio pedissequamente. E la cosa bella effettivamente che mi rendevo conto era che non sapevi mai che cosa sarebbe accaduto nel capitolo successivo, cioè tu finivi il capitolo in un modo e dicevi oddio chissà cosa accadrà la prossima volta, cioè era veramente pazzesco, quindi non voglio assolutamente rovinarvi niente, non voglio raccontarvi la storia, voglio che siate voi a scoprirla piano piano. Io tanto diciamo qualche idea ve l'ho data, vi ho fatto anche un po' vedere il volume che come avete visto è impaginato, cioè è fatto benissimo, e gli ho dato l'avviso nel caso appunto non dovessero piacervi le storie in cui magari c'è qualche approccio tra due ragazzi, però per il resto io ve lo straconsiglio, spero che lo leggerete, se lo leggerete fatemi sapere
se il consiglio è stato valido. Se l'avete già letto, commentate, fatemi sapere anche voi la vostra opinione, perché vi siete appassionati a questa storia pazzesca e fuori di testa. Fatemi sapere per chi tifate, cioè vabbè, ovviamente diciamo che lui poverino è la vittima, però fatemi sapere in generale, perché poi comunque non va raccontato, che comunque per il momento è una cosa ancora abbastanza di fondo, ma c'è comunque questo poliziotto che sta iniziando a indagare un pochino su Sang-woo perché ha dei dubbi, quindi diciamo che adesso si inizierà, però questo ovviamente più avanti, non in questo volume, quindi ovviamente la storia inizia un po' a svolgersi anche diciamo verso un finale, bah, chissà quale sarà. Io infatti ancora oggi io non ho idea di che finale mai potrà farci Koji, cioè se è un finale stranegativo, un finale positivo, e non saprei neanche dirvi quale sarebbe un finale positivo per questa storia, perché sinceramente io credo un finale positivo per questa storia forse sarebbe brutto, non lo so. Cioè se più ci penso, più penso che un finale negativo sia forse la sua apoteosi, non lo so, cioè diciamo che appunto un finale in cui il protagonista, i protagonisti, insomma, in cui tutti si redimono, un finale in cui non lo so, diciamo il bene, che sarebbe il poliziotto, prevale sul cattivo, non lo so, mi sa tanto di già visto. E io invece sono certa che comunque l'autrice che ha creato questa storia molto particolare saprà sorprenderci in qualche modo, insomma io me lo aspetto, però non ho ancora idea veramente di cosa mai cosa potrà mai essere questo finale, cioè, boh. E niente, detto questo, quindi fatemi sapere, insomma, quindi se l'avete letto, se vi è piaciuto, perché vi è piaciuto, se non l'avete mai letto correte a leggerlo, se non siete troppo impressionabili, ovvio, perché sennò, come ho detto prima, non ve lo consiglio, e quindi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!